Un Napoli incredibile ieri sera, 6 gol all'Ajax, una vittoria strameritata che poteva finire di gran lunga anche 7, 8, 9-1 per le occasioni che ha creato il Napoli. Facciamo questa analisi della partita dopo una notte passata a girarmi e rigirarmi senza chiudere occhio. Avevo ancora i gol che mi passavano davanti agli occhi e la bellezza di vedere giocare questo Napoli. Comunque, prima di analizzare la partita, vi volevo invitare come sempre ad iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche, così restate aggiornati sui contenuti. Allora, da dove dobbiamo cominciare? È una decisione difficile. Cominciamo dall'entrata in campo. Siamo entrati in campo e abbiamo preso un gol subito, dopo 8 minuti. C'è stato un boato della Cruyff Arena che avrebbe fatto tremare le gambe a chiunque. E invece sarà l'età media che si è abbassata, saranno i nuovi che sono sbarazzini, sarà Spalletti che avrà trovato una magia e un'amalgama perfetti. Comunque, fatto sta che il Napoli pareggia la partita. Visto il replay, ci sarebbe stato da controllare il fuorigioco di Lozano in posizione attiva sull'1-0 perché cerca di prendere il pallone. Comunque non viene fatto, anche perché in Europa alcune cose non vengono segnalate come vengono segnalate in Serie A. L'abbiamo visto anche in partite passate e non è solo la partita di ieri. Parentesi a parte, il calcio di rigore del Barcellona che non è stato dato contro l'Inter. Comunque, per l'Inter facciamo un altro video. Abbiamo pareggiato la partita con Raspadori al 18esimo su un grandissimo assist di Oliveira. E secondo me è proprio questo il punto. Nella conferenza stampa e nelle interviste all'allenatore dell'Ajax, quest'ultimo temeva la corsia sinistra del Napoli con Mario Rui. E tanto è vero che Spalletti, secondo me, avrà giocato d'astuzia e ha schierato Oliveira ieri, non cambiando il modo di giocare del Napoli, ma cambiando il calciatore con caratteristiche un tantino diverse da Mario Rui. Oliveira, e l'Ajax è andato in difficoltà anche sulla sinistra. Abbiamo pareggiato con un grandissimo scambio sulla sinistra. Oliveira mette al centro e Raspadori insacca al 18esimo. 1-1, palla al centro. Dopodiché io stavo sul divano e ho detto ok, adesso ne prendete 4, perché una reazione del genere non la si aspettava. Ovviamente lo stadio era una bolgia olandese ed era difficile tenere testa anche alla situazione che si era creata. Invece il Napoli fa l'1-1 e al 33esimo, dopo che Kvaratskhelia ha messo la palla a 2 centimetri dall'incrocio e ci siamo fumati anche un altro gol, arriva il 2-1 su un grandissimo cross dello stesso Kvara, dove il grandissimo capitano Giovanni Di Lorenzo insacca il 2-1 di testa. Da lì in poi è solo Napoli, ed è stato comunque solo Napoli. L'Ajax ha fatto solamente un tiro in porta e un gol fortuito con una deviazione su un rimpallo vicino alla linea di porta. Quindi abbiamo concesso ben poco e abbiamo creato tantissimo. Abbiamo creato qualcosa come 12-13 palle gol insaccandone 6. Cioè una media che non ha nessuno in Europa al momento. Dobbiamo stare sì con i piedi per terra, però queste cose vanno elogiate. Queste partite passano alla storia e si ricorderanno negli anni, perché per come sono andate, per il risultato ottenuto e per come l'hai ottenuto, perché hai dominato completamente il lungo e il largo. Comunque pareggio di Lorenzo, il Napoli continua ad attaccare e arriviamo al 3-1 prima della fine del primo tempo, con Zielinski che è lanciato a rete dall'ennesima palla recuperata da Anguissà. Ci torniamo un attimo tra poco su Anguissà, perché vanno detto un paio di cose. Anguissà lancia Zielinski a rete, Zielinski fa il 3-1 e si chiude il primo tempo. Finito il primo tempo io mi giravo e rigiravo e l'unico pensiero era fare il 4-1, perché comunque
l'Ajax è una squadra che gioca fregandosene dell'avversario e fregandosene anche del risultato. Quindi mi aspettavo un rientro in campo più agguerrito degli olandesi, ma è stato spento dopo 1 minuto e 40 secondi dall'inizio della ripresa da Raspadori su un'ennesima palla recuperata e un passaggio al centro e Raspadori insacca il 4-1. Dopo il 4-1, completamente in controllo, Kvaratskhelia voleva trovare assolutamente il gol, subisce un fallo sulla caviglia che è ancora claudicante oggi. Kvaratskhelia bisogna vedere come sta e come non sta, però comunque subisce un fallo e stringe i denti, rimane in campo per altri 10 minuti, il tempo per segnare un grandissimo 5-1 con un piede malandato, con l'avversario addosso e con una finta ubriacante si è presentato davanti al portiere e l'ha piazzata sull'angolino, nell'angolino. Eh, non c'è niente da dire, Kvara è il miglior acquisto del mercato di Serie A. Senza se e senza ma non lo dico solo io, lo dicono tutti quanti. Giuntoli ci ha visto lungo e per 10 milioni hai portato a Napoli un calciatore che è stratosferico, ha fame, rabbia, grinta, fa gruppo, vuole segnare sempre a tutti i costi, è fondamentale. Secondo me l'unico nel Napoli difficilmente rimpiazzabile nel caso si dovesse infortunare. Siamo sul 5-1, comunque entrano i cambi, entrano Ndombele, entra Simeone, entra Elmas, Gaetano poi e Zanoli. Palletti fa tutti e 5 i cambi e comunque arriva anche il 6-1 di Simeone, lanciato a rete da Ndombele con un passaggio. Ndombele era girato e vede la linea di passaggio a fianco al difensore dell'Ajax e lancia Simeone in porta che brucia l'avversario e insacca il 6-1. Dopo il Napoli continua a macinare il gioco, un altro gol mangiato da Simeone, altre 2 occasioni avute, un'altra con Lozano e si vede alla fine della partita anche l'arbitro aveva capito la situazione. Da un solo minuto di recupero a fine secondo tempo, perché se fosse durata altri 5 minuti sarebbe finita sicuro 7-8-1. Per come stava il Napoli ieri sera non si manteneva in nessun lato del campo e abbiamo vinto tutti gli scontri diretti con gli avversari, anche se ce ne sono stati pochi. L'Ajax è stata completamente annientata. C'è solamente da fare gli applausi a questa squadra e a Spalletti e a tutte le critiche che hanno ricevuto quest'anno, me compreso da giugno all'inizio del campionato, perché io non avrei mai creduto che questo mercato sfornasse un Napoli completamente più forte di quello dell'anno scorso. Senza avere Koulibaly, senza Mertens, senza Insigne, senza Fabian, gente che comunque poi è andata negli altri club. Koulibaly sta facendo la panchina a Londra, Fabian ha giocato un paio di partite, l'ultima da titolare mi sembra, comunque non è che sia la prima scelta del Paris Saint-Germain. Grandi giocatori che sono stati già dimenticati, tra virgolette. Io non dimentico i grandi calciatori, però per come sta giocando il Napoli e per gli elementi nuovi che si sono inseriti in poche settimane, alla fine il Napoli sta giocando molto bene già da un mesetto a questa parte, quindi i nuovi si sono inseriti come si doveva già dall'inizio. Un grande lavoro di Spalletti e un applauso a tutti quanti, soprattutto per una tenuta fisica che è impressionante. Lozano ieri tornava dall'infortunio, si è fatto 90 minuti di partita correndo e essendo la spina nel fianco della difesa avversaria, la spina principale, che ieri abbiamo a campo aperto, l'abbiamo lanciato tantissime volte, ha saltato l'uomo, anche se a volte è stato un po' impreciso i primi 20 minuti, alla fine ha fatto la differenza. Volevo spendere un attimo 2 parole per Anguissà, perché Anguissà praticamente sta facendo quello che doveva fare Fabian, gioca nel ruolo di Fabian ma non è Fabian Ruiz, però in quel ruolo Anguissà recupera un'enormità di palloni,
a 30 metri dalla porta avversaria, che è fondamentale. Abbiamo fatto già diversi gol così, ieri sera lo stesso. E Anguissa è straripante nell'uno, cioè con l'avversario addosso per recuperare il pallone. Secondo me al momento in Serie A non ce ne sono, e forse anche in Europa, tra i primi 3-4 in Europa per recupero palloni e lancia a rete qualsiasi compagno che si trovi nei dintorni. Quindi grandissimo acquisto del Napoli che è stato riscattato quest'anno, e dobbiamo fare gli applausi a Raspadori, perché Raspadori è in un momento magico tra nazionale, il primo gol in Champions che l'ha fatto la settimana scorsa, poi è andato in nazionale e ha fatto 2 gol, in campionato si è sbloccato, e ieri sera difficile trovare il migliore in campo di ieri sera, però Raspadori secondo me è tra uno di quelli. Ripeto, non posso dire che è il migliore in campo, perché secondo me possiamo dire che i migliori sono stati Raspadori, Anguissà, Di Lorenzo, lo stesso Kvaratskhelia, ce ne sono tanti. Comunque di questo ne parleremo nel pagellone in un altro video che farò più tardi, perché uscirà anche il pagellone del Napoli di questa partita. E ancora un grazie, grazie per tutto, tutte le emozioni e la serata che ci avete fatto passare, perché non ricordo di aver gioito così tanto negli ultimi, non lo so, gli ultimi 3-4 anni. Forse ci sono state partite dove ho gioito, ma un 6-1 fuori casa alla Cruyff Arena è tantissima roba. Dovete aver paura di questo Napoli e nessuno ci vuole affrontare. Così si fa, così va bene. Forza Napoli, e ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale, e Napoli nel cuore, qui.